Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Qualche giorno fa abbiamo visto il protocollo CCIP che ti permette di spostare stablecoin cross-chain. Oggi guardiamo un altro sistema che si chiama Stableflow, che fa praticamente una cosa molto simile. Ti permette di spostare la tua stablecoin da una chain all'altra senza tante complicazioni, senza dover scegliere il bridge, senza dover andare a vedere la liquidità, senza dover andare a combattere tra commissioni visibili e nascoste. Fa tutto in modo automatico, scegliendo il modo più consono possibile per fartele trasferire tra sicurezza, velocità e commissioni. E poi state a scegliere, ovviamente, quale delle transazioni far approvare. Il protocollo si basa su un sistema chiamato intent, ovvero intenti. Tu esprimi l'intenzione, tipo voglio spostare USDC da Ethereum a Solana, e il protocollo pensa a tutto lui e tu non devi preoccuparti di niente. Questo perché le stablecoin stanno diventando sempre più importanti e soprattutto anche più utilizzati nella DeFi, ma un sistema del genere va a aiutare soprattutto gli utenti che vogliono approcciarsi alla DeFi, fare le loro prime operazioni, i loro primi spostamenti. Magari non sono tanto avvezzi a gas fee, scegliere il bridge, capire come spostare un qualcosa da una chain all'altra senza rimanere intrappolati, wallet e tanto altro. Come vedete, inizio anno saranno gli anni dove la semplicità d'uso e le interfacce pulite faranno la differenza tra la sopravvivenza di un protocollo e un altro, di un progetto cripto e un altro. Bisogna oggi più che mai essere concreti, insomma, bisogna toccare la ciccia e farla toccare anche a chi oggi è meno nerd di noi. La maggior parte delle persone vuole semplicità, non vuole capire approfonditamente cosa c'è dietro a un protocollo, vuole cliccare due tasti e spostare denaro, spostare cripto da una chain all'altra, usare la DeFi in modo semplice. È per questo che entra anche in gioco il concetto di chain abstraction. L'idea secondo cui l'utente arriverà a un punto che non dovrà neanche sapere in quale chain si trova. Un po' come succede oggi, nessuno pensa su quale protocollo internet sto mandando un messaggio. Funziona e basta, e così sarà anche per la blockchain. Bene, proprio perché l'utente vuole praticità, saltiamo il pippone e andiamo a vedere il protocollo come funziona. Bene, ci troviamo su stableflow.ai, vi lascerò comunque il link in descrizione. Come prima cosa vi chiedo sempre di utilizzare questi sistemi con piccole cifre per impratichirsi prima di andare magari a spostare centinaia e centinaia di euro. Evitare di fare sempre all-in su qualsiasi protocollo e testarlo. Vi ricordo anche la possibilità di andare a seguire i profili social di questi protocolli, che sono molto interessanti anche per andare poi a vedere possibili aggiornamenti futuri e soprattutto problematiche. È disponibile anche la community. Al momento Stableflow è un protocollo comunque neonato. Allora, per trasferire una stablecoin bisogna ovviamente connettere un wallet non custodial come ad esempio MetaMask, insomma il wallet dove noi abbiamo la nostra stablecoin da trasferire. Clicco su MetaMask, gli do l'approvazione e attendo il collegamento. Dopodiché, ad esempio, se io voglio spostare USDC da Ethereum a BNB Chain, ovviamente ci dà la possibilità di andare a cambiare il wallet di destinazione. Lasciandolo in automatico mi prende il wallet di MetaMask che ho appena connesso. Ma se voglio trasferire da MetaMask un altro wallet, basta che clicco sulla pennina e vado a incollare il wallet di destinazione. Supponiamo di voler spostare 6 USDC da Ethereum a BNB Chain, mi dà la soluzione migliore, l'intento migliore, quindi con NIAR, vedete intent NIAR, 0,09 centesimi di gas, 48 secondi per la transazione, vado a ricevere 5 USDC,99. Ovviamente poi c'è anche il network fee che vado a pagare con Ethereum. Clicco su approva, vado a confermare la transazione, prima vado a leggere che cosa sta succedendo e vedete che vado a pagare 29 USD in Ethereum, quindi il gas fee. Ricordatevelo che ci vuole sempre quando operate in DeFi con wallet non custodial. Se dovete spostare dei token su Ethereum dovete avere Ethereum come gas fee. Se dovete spostare
dei token che sono BNB Chain, dovete avere dei BNB per il pagamento delle commissioni. Si clicca su conferma e si attende il trasferimento. E vedete poi qua in alto si vede quanto tempo ci impiega ad essere inviato da Ethereum a BNB Chain. Avete questa sorta di countdown. Nel mentre, se volete andare a controllare le transazioni, che attualmente è ancora in pending, potete andare su pending, trovate la cronologia della transazione, che cosa state trasferendo in questo momento e i trasferimenti precedenti. Il trasferimento può essere nativo oppure no, dipende da quale blockchain state utilizzando per trasferire. Se usa il protocollo che abbiamo visto qualche settimana fa, perché è integrato anche in Stableflow, quindi il protocollo CCTP, lì sai che sarà in modo nativo, brucia USDC dalla chain di partenza e va a darti USDC nella chain di destinazione, però dipende sempre dal percorso che scegli di fare e quale blockchain viene utilizzata. Anche perché ti ricordo che Stableflow non utilizza un unico percorso, sceglie la strada migliore, il tipo di trasferimento, la fonte della liquidità. Insomma, il sistema più efficiente per te. Mi raccomando, come ho detto inizialmente, questi protocolli utilizzateli con parsimonia perché sono comunque protocolli nuovi, fate delle prove con pochi spiccioli, anche tanto per impratichirvi, per vedere magari come funzionano. Se non sai di cosa sto parlando, se hai dei dubbi su qualcosa che ho detto, me lo scrivi nei commenti e ti creerò se nel caso, un video lungo per spiegartelo oppure un video breve. Mi raccomando, se non sapete qualcosa chiedetelo, perché magari ad oggi si danno tante cose per scontato, quindi fatemelo sempre sapere nei commenti, mi raccomando. Inerente alle stablecoin, vai a vedere questo video tutorial CCTP, come inviare USDC cross chain senza bridge e in modo nativo, che poi è un video comunque che può essere collegato a questo che ti ho appena mostrato, molto molto interessante. Bene, ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo presto. Ti ricordo che per qualsiasi domanda, richiesta o se hai bisogno di assistenza me lo fai sapere nei commenti, mi contatti su Telegram, mi scrivi via email e io appena posso rispondo sempre a tutti. Ciao!